Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e oggi insieme vedremo come è facile dipingere i capelli rossi naturali sulle nostre miniature. Se volete entrare a far parte della community vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche, dare un'occhiata alla descrizione per trovare sia l'elenco dei colori usati, sia la community Discord che il canale delle live. Nel video di oggi vedremo come creare una scala cromatica adatta ad una delle tante tonalità di capelli rossi naturali che ci sono in natura. Ma non ci limiteremo a questo, vedremo anche come creare quegli stessi colori partendo dalle basi, quindi dai colori primari, e anche come è facile adattare le marche di colori che abbiamo a disposizione per ottenere un effetto simile. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito! Partiamo stendendo una base di colore marrone scuro che andrà a creare un buon contrasto con i colori finali più chiari e donerà quindi volume. Il soggetto di oggi è un nano che abbiamo già visto in un precedente video, acquistabile su Terreo Stili e che rivedremo nel video approfondimento di altri elementi. Trovate tutti i link per acquistarlo qui sotto in descrizione. Una volta stesa la base, prendiamo un marrone più rossastro e chiaro, eventualmente aggiungendo del rosso a quello che abbiamo a disposizione, per delineare più precisamente le ciocche che costituiscono la barba, lasciando scure le zone in ombra. Dato che la barba di questo nano è più folta dei capelli, la useremo come esempio principale di oggi. Con una tonalità ancora più chiara, questa volta simile ad un arancione spento, ripetiamo quanto fatto poco fa, restringendo la zona colpita e mettendo maggiormente in risalto le zone colpite dalla luce. Questo colore introdurrà un tono diverso dal resto, rendendo il tutto più realistico. Anche con il più chiaro dei colori possiamo intensificare l'effetto, se necessario sfumando leggermente gli stacchi tra un colore e l'altro per rendere più blando il passaggio. Un po' come vi spiegavo nel video dedicato al bianco, che vi lascio qui nella i di informazioni, l'idea è sempre quella di rivelare il colore vero e proprio dell'oggetto in questione solo nei punti realmente illuminati, accostato e accompagnato da tonalità più scure per far sì che l'attenzione si concentri solo in quei punti. Anche qui con i capelli rossi, solo una delle tante tonalità possibili, il ragionamento è sempre lo stesso. In ultimo, nulla ci vieta di prendere un colore ancora più chiaro del punto di arrivo, in questo caso un giallo ocra scuro, per dare più luce e più volume, ovviamente aggiungendo solo qualche pennellata qua e là. Vi mostro un altro esempio di questa scala cromatica su una splendida miniatura Chimera Models che sto dipingendo con voi in live e che ha ancora molto lavoro da fare. Proprio l'altro giorno ci siamo dedicati ai capelli con uno schema cromatico simile a questo. Ma ora torniamo al nostro nano e se vogliamo dare un tocco in più al tutto possiamo aggiungere un po' di blu, il colore complementare dell'arancione, nei recessi delle ombre. Non è obbligatorio, soprattutto se siete agli inizi, ma aggiungere colori molto distanti, in questo caso diametralmente distanti dal colore protagonista, rende il tutto più interessante e meno scontato. Per il contrasto simultaneo, accostare colori complementari li farà risaltare vicendevolmente, ma queste e altre nozioni che riguardano il colore le vedremo meglio nel video dedicato alla teoria del colore. E dopo aver visto insieme questo primo esempio realizzato con i colori Citadel, vediamo come è facile ottenere un effetto simile anche con colori di altre marche. Anche in questo caso prenderò colori in grado di creare tonalità simili, quindi un blu intenso, un rosso scuro, arancio e giallo chiaro. Qui partiamo direttamente dal blu. Una volta asciugato, definiamo le ciocche della cresta con il rosso ocra, simile ad un color mattone. Stiamo creando quel mezzo tono rossastro come nell'esempio precedente. Con l'arancione schiariamo le estremità delle ciocche, dando più luce al tutto. Ovviamente di questi colori Scale Color Artist vi parlerò meglio in altri video, sono un'ottima opzione per chi vuole una qualità più alta, ma che possono risultare difficili da gestire e diluire per chi è agli inizi, un po' come succede per i colori Chimera, dei quali ci sono ancora meno tonalità disponibili.
In ultimo, prendiamo il giallo, che si presenta leggermente ammorbidito dal bianco per creare quegli ultimi colpi di luce come sulla barba. L'effetto finale è molto simile, se non identico al precedente, senza pensare che ho usato i colori puri così come erano, altrimenti si potrebbe ottenere un effetto ancora più simile. In ultimo, mi piaceva l'idea di farvi vedere anche come è semplice ottenere dei colori molto simili partendo dai primari, più bianco e nero. La base blu la possiamo opacizzare leggermente con una punta di nero, così che sia meno intensa. Per una tonalità rossastra uniamo rosso e una punta di giallo e di nero. Questo stesso colore lo possiamo desaturare e schiarire aggiungendo del bianco per una veloce tonalità intermedia. Con il pennello ancora sporco del colore precedente, una punta di giallo ed eventualmente del nero se lo vogliamo più spento, creiamo anche il tono finale. Tutto questo non per mettervi in confusione, ma per aiutarvi a capire che bisogna essere elastici sotto il punto di vista cromatico. Non per forza se io mostro un colore Citadel, voi avrete bisogno esattamente di quel colore Citadel. Sì, potrebbe essere se quel particolare colore vi piace, ma non è detto che sia per forza così. In generale, sperimentare con i colori che avete a disposizione e che avete comprato è un ottimo modo per prendere consapevolezza di quello che si ha a disposizione. Dopodiché c'è sempre tempo per ampliare il proprio arsenale, comprare nuovi colori, marche migliori, pennelli migliori, ma l'importante è conoscere bene le basi di ognuno dei colori che avete a disposizione. E con questo si conclude il video di oggi. Come sempre spero che vi possa essere utile per migliorare le vostre tecniche e sperimentare di più con i colori. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi ricordo di non perdere mai la vostra creatività e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!